Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi abbiamo un argomento fantastico: come passare da zero a fare conversazioni fluenti. È un percorso bellissimo per chi vuole imparare l'italiano e noi siamo qui per aiutarvi a rendere tutto più semplice e divertente. Ciao Marta! Sì, è vero. Molti pensano che parlare sia difficile, ma con la giusta conversazione italiana e un po' di pratica quotidiana, i risultati arrivano subito. Se volete davvero migliorare, questo è il posto giusto per ascoltare italiano vero e naturale. Esatto, Luca. E prima di iniziare, volevo dire una cosa importante ai nostri amici che ci seguono da casa. Se vi piace il nostro modo di insegnare e volete sostenere il progetto, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Per noi è fondamentale per crescere e continuare a creare questi video per voi. Davvero, iscrivervi è un piccolo gesto per voi, ma un grande aiuto per noi. E scriveteci nei commenti "Voglio parlare italiano", così sappiamo che siete carichi. Allora Marta, da dove iniziamo per passare da zero a parlare bene? Io direi di iniziare dalle basi della comunicazione. Spesso chi inizia a studiare ha paura di sbagliare, ma per fare una buona conversazione italiana non serve essere perfetti, serve essere comunicativi. Sono d'accordo. Molti studenti di livello italiano A1 o A2 si bloccano perché cercano la parola difficile. Invece, per imparare a parlare italiano, bisogna usare parole semplici, quelle che usiamo noi ogni giorno mentre prendiamo un caffè. Proprio così. Io dico sempre che imparare l'italiano è come costruire una casa. Si parte dalle fondamenta e le fondamenta sono i dialoghi in italiano semplici, come salutare, ordinare al bar o raccontare la propria giornata. Ah, è vero. Ricordo quando io ho imparato la mia prima lingua straniera. Ero agitatissimo, ma ascoltare podcast e video di Italian Listening Practice mi ha aiutato tantissimo a capire i suoni e il ritmo della lingua. Il ritmo è tutto. Ecco perché in questo episodio di Italiano Vero vogliamo parlare lentamente. Vogliamo che ogni parola arrivi chiara, così che possiate pensare in italiano senza dover tradurre tutto nella vostra testa. Esatto. E a proposito di parole, Marta, che ne dici se analizziamo insieme alcuni termini che abbiamo usato e che sono utilissimi per i nostri amici che vogliono imparare italiano in modo efficace? Fluente. Questa parola descrive qualcuno che parla in modo scorrevole, senza troppe pause o interruzioni, proprio come l'acqua di un fiume che scorre senza fermarsi mai. Fluente. Significa fare esercizio costante, non solo leggere i libri di grammatica, ma provare a usare la lingua ogni giorno, parlando ad alta voce anche da soli mentre si cucina. Bloccarsi. Oh, questa succede spesso. Significa quando vorresti dire qualcosa, ma la tua mente si ferma, come se ci fosse un muro, perché hai troppa paura di commettere un errore. Quotidiano. È un aggettivo che usiamo per tutto ciò che accade ogni giorno, come la nostra routine, ed è fondamentale fare un piccolo passo quotidiano per avere successo nello studio. Fondamenta. Come dicevo prima, sono le basi solide di una costruzione. Se le tue basi della lingua sono forti, tutto il resto sarà molto più facile da imparare col tempo. Ottime spiegazioni, Marta. Spero che queste parole siano utili a chi ci ascolta per arricchire il proprio vocabolario italiano. Ragazzi, provate a scriverne una nei commenti, magari raccontandoci la vostra esperienza. Marta, ma dimmi, qual è secondo te il segreto per non avere paura di parlare? Sai Luca, credo che il segreto più importante sia accettare che sbagliare è normale, anzi, è necessario. Molti studenti che seguono le nostre lezioni di conversazione italiana hanno paura di fare brutta figura, ma la verità è che nessuno ride se sbagli un verbo. L'importante è farsi capire.
Hai proprio ragione, Marta. Spesso siamo noi stessi i nostri peggiori critici. Quando qualcuno prova a imparare l'italiano e parla con me, io non guardo la grammatica, guardo il sorriso e l'impegno. È così che si crea una connessione reale. Esatto, è proprio questa la filosofia di Italiano Vero. Noi vogliamo che i nostri amici si sentano a casa, come se fossimo tutti seduti a un tavolo a bere un bicchiere di vino o un caffè. A proposito, se vi sentite a vostro agio con noi, ricordatevi di iscrivervi al canale. È un modo fantastico per non perdere i prossimi consigli e per far parte della nostra famiglia. Oh sì, l'iscrizione è come un patto di amicizia tra noi e voi. E poi mettere un like ci fa capire che questo tipo di Italian Listening Practice vi piace e che volete altri video così. Marta, torniamo al nostro percorso da zero a fluente. Dopo aver vinto la paura, qual è il passo successivo? Direi l'ascolto. Molto ascolto. Prima di parlare bene, bisogna nutrire il cervello con i suoni giusti. Bisogna ascoltare italiano ogni giorno, anche se non si capisce tutto all'inizio. È come quando da bambini ascoltavamo i nostri genitori parlare. Non capivamo tutto, ma imparavamo il ritmo. Vero, è quello che io chiamo fare l'orecchio. Più ascolti dialoghi in italiano e più le parole iniziano a sembrare familiari. Non sono più suoni strani, ma diventano concetti chiari. Questo aiuta tantissimo a pensare in italiano in modo automatico. Assolutamente. E c'è una tecnica che mi piace molto, la ripetizione. Ascoltare una frase semplice e ripeterla ad alta voce cercando di imitare l'intonazione e l'emozione di chi parla. Non è solo imparare italiano, è quasi come recitare una parte a teatro. È divertentissimo farlo. Io a volte lo faccio sotto la doccia o mentre guido. Ripeto frasi come «Buongiorno, come stai?» o «Che bella giornata», finché non suonano naturali. È un ottimo modo per migliorare la pronuncia senza stress. Che bella immagine! Luca che canta in italiano sotto la doccia. Ma scherzi a parte, questo aiuta molto anche con il vocabolario italiano. Se impari una frase intera, impari anche come si usano le parole insieme, non solo la parola isolata. Giusto. Marta, fermiamoci un secondo per la nostra analisi del lessico. Abbiamo usato parole davvero interessanti in questo pezzetto di conversazione, non trovi? Sbaglio. Questa parola è un sinonimo di errore. È una cosa che facciamo tutti quando impariamo qualcosa di nuovo e non dobbiamo averne paura perché ci aiuta a capire cosa correggere. Orecchio. Letteralmente è la parte del corpo che serve per sentire, ma nell'apprendimento delle lingue diciamo fare l'orecchio per indicare l'abitudine di ascoltare e riconoscere i suoni. Nutrire. Di solito si usa per il cibo, ma possiamo nutrire anche la nostra mente con buoni libri, musica o appunto con tanto ascolto di una lingua straniera per farla crescere. Imitare significa cercare di fare esattamente quello che fa un'altra persona. Se imitate il modo in cui noi pronunciamo le parole, la vostra parlata diventerà molto più naturale e fluida. Automatico. Qualcosa che accade senza che tu debba pensarci troppo. L'obiettivo finale di chi vuole parlare italiano è proprio che le parole escano in modo automatico, senza sforzo. Grazie Marta, queste spiegazioni sono utilissime. Spero che chi ci guarda stia prendendo appunti, magari mentre cucina qualcosa di buono. Ma dimmi, una volta che abbiamo ascoltato tanto e abbiamo iniziato a ripetere, come facciamo a trovare qualcuno con cui parlare davvero? Perché la teoria è bella, ma la pratica è fondamentale. Questa è proprio una bella domanda, Luca. Molte persone dicono: Marta, ma io non vivo in Italia, con chi posso parlare? Questo sembra un grande problema per chi vuole imparare l'italiano, ma oggi abbiamo tantissime soluzioni a portata di mano. Eh sì, è un classico ostacolo che spaventa molti, però pensaci bene. Oggi con internet il mondo è diventato piccolissimo, non serve prendere un aereo per fare un po' di conversazione italiana.
Esatto. Esistono tantissime app per fare scambi linguistici, oppure gruppi sui social media. E poi, ragazzi, c'è la nostra bellissima community qui sotto. Sapete che potete usare lo spazio dei commenti per scrivervi tra di voi? È un modo fantastico per iniziare a praticare l'italiano basico in modo scritto. Proprio così. E mentre scrivete un saluto o una frase, non dimenticate di assicurarvi di aver messo un like al video. Per noi è un segnale importante. Ci dice che questo percorso da zero a fluente vi sta aiutando davvero a imparare a parlare italiano. Un altro trucco che suggerisco sempre ai miei studenti è parlare con se stessi. Sembra un po' strano, lo so, ma descrivere quello che si sta facendo mentre si cucina o ci si veste aiuta tantissimo a sbloccare la lingua. Ad esempio, ora prendo la padella, accendo il fuoco. Ah, lo faccio sempre anche io quando studio una lingua nuova. Aiuta a connettere le azioni alle parole, senza dover tradurre mentalmente. Questo è il primo passo per iniziare a pensare in italiano. Se vedi un gatto, non devi pensare alla parola nella tua lingua e poi tradurla. Devi vedere l'animale e dire subito gatto. È proprio questo il segreto. Bisogna circondarsi della lingua. Se ascolti italiano mentre vai al lavoro o mentre pulisci casa, il tuo cervello si abitua a questi suoni e tutto diventa più naturale. Non serve studiare 10 ore al giorno, basta un po' di Italian listening practice quotidiana. La costanza vince sempre sulla quantità. Molti si scoraggiano perché pensano di dover studiare grammatica per anni prima di aprire bocca. Invece noi di Italiano Vero crediamo che si debba parlare fin dal primo giorno, anche se si conoscono solo 3 parole. Verissimo. E a proposito di parole, che ne dici, Luca, se facciamo un'altra piccola analisi del lessico per i nostri amici? Abbiamo usato dei termini molto interessanti in questa parte del dialogo. Ostacolo. È qualcosa che trovi sulla tua strada e che ti impedisce di andare avanti facilmente, come un muro o una difficoltà che devi superare per raggiungere il tuo obiettivo. Sbloccare significa aprire qualcosa che era chiuso o fermo. Quando parliamo di lingua significa iniziare a parlare finalmente in modo fluido, superando la timidezza. Community è un gruppo di persone, come la nostra, che condividono lo stesso interesse. In questo caso siete tutti voi che volete imparare l'italiano e vi aiutate a vicenda. Circondarsi significa mettere tante cose della stessa natura tutto intorno a sé. Se ti circondi della lingua italiana, ascoltando musica e video, imparerai molto più velocemente. Costanza è la capacità di fare una cosa regolarmente, ogni giorno, con impegno e senza arrendersi mai. È la qualità più importante per ogni studente. Oh, grazie Luca. Sono parole fondamentali per chiunque stia affrontando questo viaggio linguistico. Spero che i nostri amici le segnino sul loro quaderno. Sicuramente lo faranno, ma sai Marta, ora che abbiamo capito come praticare e come ascoltare, mi viene un dubbio. Molte persone si chiedono come faccio a capire se sto davvero migliorando? Qual è il segnale che ci fa capire che non siamo più a zero, ma che stiamo diventando davvero bravi a parlare italiano? Guarda Luca, secondo me il primo segnale vero è quando smetti finalmente di tradurre tutto nella tua testa. All'inizio è normale pensare nella propria lingua e poi cercare la traduzione, ma a un certo punto, puff, la parola italiana arriva da sola, senza sforzo. È un momento magico per chi vuole imparare l'italiano. Oh, è vero, è una sensazione bellissima. Un altro segnale è quando capisci una battuta in un film o una canzone senza guardare i sottotitoli. Lì capisci che tutto il tuo lavoro di Italian listening sta funzionando davvero e che stai passando al livello successivo, magari verso un Italian B1. E non dimentichiamo quando inizi a sognare in italiano. Quello è il segnale definitivo che il cervello ha accettato la nuova lingua come parte di sé. Ragazzi, se vi è già successo di sognare in italiano, scrivetecelo subito nei commenti. Siamo curiosissimi di sapere a che punto del vostro percorso siete. E se ancora non vi è successo, non preoccupatevi affatto. Ognuno ha i suoi tempi per imparare a parlare italiano.
L'importante è godersi il viaggio senza stress. Se sentite che questi consigli vi stanno aiutando, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero e di attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi. Per noi è il modo migliore per capire che il nostro lavoro vi serve davvero. Giusto, Luca, bisogna festeggiare ogni piccolo successo. Anche solo riuscire a ordinare un caffè o un cornetto al bar senza esitazione è una grande vittoria per chi ha un livello italiano A1 o A2. Non bisogna puntare subito alla perfezione grammaticale, ma alla soddisfazione di aver comunicato un desiderio. Esatto, più ti senti rilassato e meno pensi alle regole, più la tua conversazione italiana diventa fluida. È come un circolo virtuoso. Più parli, meno hai paura. E meno hai paura, più impari a parlare italiano correttamente, perché ascolti meglio te stesso e gli altri. Che bella questa immagine del circolo virtuoso, mi piace tantissimo. Allora che ne dici, Luca, se facciamo la nostra ultima analisi del lessico di oggi per salutare i nostri amici con qualche parola nuova? Miglioramento. Indica il processo di diventare più bravi in qualcosa. Non succede in un giorno, ma è la somma di tanti piccoli passi fatti con costanza e passione. Sognare, oltre a quello che facciamo quando dormiamo, significa anche desiderare qualcosa con tutto il cuore, come il desiderio di parlare fluentemente una nuova lingua. Battuta. In una conversazione è una frase divertente o spiritosa detta per far ridere gli altri. Capire le battute è un segno di grande progresso linguistico. Traguardo. È la linea finale di una corsa, ma nello studio è l'obiettivo che ti sei prefissato di raggiungere, come riuscire a fare la tua prima telefonata in italiano. Soddisfazione. È quel sentimento di gioia e piacere che provi quando riesci a fare qualcosa di difficile. È la ricompensa più bella per ogni studente di italiano. Grazie Luca, queste parole sono il modo perfetto per concludere il nostro incontro di oggi. Spero davvero che questo episodio aiuti tutti i nostri amici a sentirsi più sicuri e motivati nel loro percorso da zero a fluente. Grazie a te Marta e grazie di cuore a tutti voi per averci ascoltato. Ricordate, imparare l'italiano è una maratona, non uno sprint. Mettete un like se il video vi è piaciuto e continuate a praticare ogni giorno con noi di Italiano Vero. Ci vediamo prestissimo. Un abbraccio a tutti.